Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Learnmas. Se non conoscete Learnmas, si tratta di un progetto dove pubblico un video a settimana da lunedì al venerdì per il mese di dicembre fino al 25 dicembre. Ogni video dura 3-4 minuti ed è una mini lezione. Se avete seguito il Learnmas di questa settimana, avete già visto che una lezione è stata sulle espressioni idiomatiche con il verbo prendere, ovvero to take or to catch. Come vi dicevo in quel video, ci sono tante espressioni con il verbo prendere, quindi oggi faremo una seconda parte, anche se ovviamente ci sono ulteriori espressioni. Iniziamo con la prima, che è l'espressione prendere una cotta. Prendere una cotta significa to have a crush on somebody. Lo usiamo quando stiamo iniziando a provare un sentimento per una persona. Una prima infatuazione. Durante le vacanze estive ho preso una cotta per un ragazzo di Milano. Significa che durante le vacanze estive ho iniziato a provare dei sentimenti per un ragazzo di Milano. La seconda espressione è prendere il toro per le corna, che significa to take the bull by the horns. Questa espressione si utilizza quando vogliamo dire che affrontiamo una situazione con coraggio, senza paura. Facciamo un esempio: nonostante la paura, Lucia ha preso il toro per le corna e ha deciso di parlare con il suo capo. Significa che Lucia ha affrontato una situazione che temeva, di cui aveva paura, e l'ha fatto in maniera diretta. La prossima espressione è prendere in castagna. Castagna significa hazelnut, ma in realtà questa espressione si traduce in maniera differente. In inglese si dice to catch someone red-handed. Significa quindi che cogliamo qualcuno in flagrante mentre sta facendo qualcosa di imbarazzante o di proibito, che sta facendo qualcosa che non è corretto. Facciamo un esempio. Lo studente è stato preso in castagna mentre copiava. Significa che lo studente è stato visto, è stato colto in flagrante mentre stava facendo qualcosa che non doveva fare, ovvero copiare. Passiamo alla successiva espressione, che è prendere a cuore, che in inglese significa to take personally or to take by heart. Significa che ci interessiamo profondamente per qualcuno o per qualcosa, e lo facciamo mostrando preoccupazione, attenzione, affetto o cura. Questa persona o questa cosa è molto importante per noi, così come potrebbe trattarsi anche di una situazione. Per esempio, Stefano ha sempre preso a cuore le questioni ambientali. Significa che Stefano ha sempre mostrato un forte interesse per le questioni ambientali, ma l'ha fatto anche mostrando preoccupazione e cura attraverso dei gesti. L'ultima espressione è prendere con le pinze. Prendere con le pinze significa prendere qualcosa con cautela, con scetticismo. Significa che per noi può essere o non vero o non affidabile. Facciamo una frase: è necessario prendere Matteo con le pinze. Dice sempre cose esagerate. Significa che le cose che dice Matteo sono cose così esagerate che sono un po' difficili da credere. Abbiamo un certo scetticismo nei confronti delle cose che lui dice. Abbiamo finito qui con il Learnmas di oggi. Io spero che questo video sia stato utile. Vi ringrazio tanto per averlo visto e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo Learnmas. A presto!